Nella corsia dei box ho visto questa Guzzi bellissima che faceva un casino esagerato e non ho potuto fare a meno di non andare a rompere le scatole a Guareschi in quel momento per chiedergli cosa fosse quella moto lì perché era assurda, bellissima. E vi lascio questa bellissima chiacchierata integrale perché secondo me qui si vede proprio la passione di questi artigiani, di questi piloti che non si possono raccontare. Di una griglia, Sì, 1200. sì, Telaio invece è nostro. fatto, invece quella con cui avete vinto la Daytona, la MGS 01, Quella era una moto fatta dalla Guzzi, era simile a questa ma era una moto fatta dalla Guzzi. proprio da loro fatta. Sì, fatto 150 esemplari, però era un'altra base, su base del Daytona come motore, poi dopo un telaio comunque tralito centrale, non in tubi come questo, come il nostro. Ma va più forte questa o quella là? No, adesso siamo più avanti con questo. Sì. L'avete portata a Mugello, cosa gira? No, al Mugello non sono mai andato, no. Sono andato con l'MGS al Mugello, ma fino al 2007 con questa mai. E con quella là, con le gomme del 2007, cosa si gira? 57 avevo fatto. Un gran bel girato. Sì. Adesso non lo so. Le gomme di adesso, Come di se adesso, va di più, 56, bisognerebbe secondo me farlo. 55 bisognerebbe farlo. velocità cosa prendevi con quella Allora, avevamo fatto 283 o 284, una roba del genere. da soli, non in scia? No, io, da solo. In gara questo? No, in prova. Prova. Sì, in prova. Poi qua siamo un po' più evoluti di motore, siamo un po' più grossi di cilindrata perché comunque l'MGS era 1225, questa è 1380, quindi Ti faccio una domanda, su quelle lì piccole si sentono già lo scottimento del motore? sì. Su questa qui? Ciao, tanto. Tanto. Cioè, ma in moto è il minimo, poi in realtà Appena quando dai, tu la sì. bilanci col gas si centra, perché se i due corpi falfati girano uguali il motore si centra, non lo senti più. Quindi in percorrenza 10%, 20%? No, tu come punti il gas mettelo, lo fa solo come tutti i bicilindri, tutti i motori AV, anche le macchine V8, se tu gli vai davanti e dai la sgasata vedi che la macchina fa così, è uguale, perché è il rovesciamento del motore, no? Come gira. Cioè, no? con le moto normali sono abituato arrivi tanto freno dentro, poi molli e non senti niente. Ma invece quando ho provato, L'hai provata? no, questa no, ho provato anche solo quella lì che è molto più piccola, però porti un po' di freno, come molli in neutro, Un po' sì, ma io sarà che mi sono abituato, perché oramai è 30 anni che le uso e quindi probabilmente mi sono abituato, io non lo sento più. perché io ho parlato poi con Baiocco, gli ho chiesto, Matteo, che lui mi fa, sì, Subito ieri l'ha detto, c'è il movimento, punta il gas che smette, poi ha capito. 49. Quanto hai girato tu con? No, qua noi non siamo mai, io non sono mai venuto perché ero venuto all'inaugurazione di quella pista qua tipo 6 o 7 anni fa, ma Che non era era tutta così. diversa. Esatto, poi non ho mai più girato. E con le vostre qua, Allora, mio fratello stamattina con le Mans ha fatto 50, di che anno è? 1976. 50? Sì. 1050? Sì. Quanti cavalli ha? 90. Le gomme sono le stesse nostre, ho visto. Le gomme sono le stesse vostre, sì. 90 cavalli del 76 nel 50 adesso. Vabbè, Sia te che tuo Vabbè, fratello. c'è ancora un po' di arte, no? Però sì, la moto funziona bene, comunque è bella da guidare. Sì. Ma il Guzzi lo devi Capire. Ma no, capire, più che altro devi guidare, non lo devi aggredire. Devi guidarlo Dolce, perché non aggressivo, non no, impiccato. più lo aggredisci e più lei non Si ti incazza. vuole. Più sei dolce come con le donne. Più sei dolce più ti vogliono. Ti aiuta, no? Però no, è vero, il tipo motore Cardano come no, è un po' particolare. Quindi dopo poi pian piano no, guidi forte, perché non vuol dire che guidare dolce non è guidare forte. Certo. Però non devi essere sgarbato, brusco, non devi aggredire. Bisogna Devi sempre capire cercare di come si farla fa. correre. E dopo cominciano a venirti i tempi e dopo cominci anche a Sì, divertirti. perché ieri mai vista la moto, mai guidato un Guzzi, sono entrato, ho fatto settimo tempo, 54, ed ero contento. Gli ho detto al meccanico, proviamo a far così perché sento, non sento. Peggio, 56, perché ho voluto portare la mia guida.
E invece poi ho detto, torniamo indietro, ho parlato con Matteo mi fa, "Ah, allora capiamo la moto e adattiamoci". Esatto, esatto. È molto più quello, io ti dico la verità. Sì, dopo l'ultimo è molto importante la pressione delle gomme, però quando hai trovato il tuo bilanciamento basta, perché poi alla fine soprattutto il pulsante passando sì, cioè per la moto che è, per come nasce fai miracoli in pista. No, sì, cioè, una moto da passeggio sul lago, Esatto. si gira qua in 49, Esatto. cioè, E quindi è comunque un derivato molto vicino della moto di serie, quindi comunque le forcelle, anche se dentro c'è diciamo, una cartuccia fatta come si deve che rende la forcella una forcella vera, però resta sempre quella una moto lì. forcellina, la moto comunque due ammortizzatori, è quello stile di moto lì che è una moto comunque vintage e comunque da nata da turismo. Perché la mia impressione è quella del problema, tra virgolette, poi io sono un amatore. Quindi non la puoi aggredire neanche in frenata, soprattutto in scalata. L'anteriore, no. l'anteriore io dicevo non lo sento, poi non so se è una caratteristica di quella moto lì o delle Guzzi oppure qua che vedo delle belle forcellone, delle belle piastre. Ma no, l'anteriore non lo senti perché, cioè non lo senti, non ti dà, sembra, cioè non capisci perché tiene finché, no? Perché noi abbiamo molto più, col motore messo così, abbiamo molto più peso sulla parte anteriore della moto che nessuno. Okay. E quindi no, dà molto carico, soprattutto in frenata. E quindi tu senti la moto e non capisci che la reazione, in realtà ha molto grip. Il limite è molto più avanti. Quindi per quello bisogna mollare il freno prima e farla corsa, esatto. Perché tanto hai già davanti esatto. il carico. Perché se tu hai peso, se tu aggiungi una guida brusca e nervosa, stressi tantissimo l'avanteno, dai un tantissimo carico a una gomma che comunque è una gomma tra virgolette fatta da corsa, però derivata anche quella da una gomma di serie, quindi non ha delle carcasse dure, anche perché è una gomma che comunque deve fare un'ora e mezza di gara e quindi e se piove, esatto, deve avere comunque una carcassa e una mescola che possano muoversi per scaldarsi anche se piove. Senza termo, entrare, benzina calda. Senza termo, tutte queste cose qua, quindi è un po' un compromesso. Però comunque è divertente, ti dico. Comunque sono divertenti. La moto poi devi tutti uguali, tutti hanno una moto tutta uguale, quindi. Bravo. Pronti via, devi capirla la prima. Mio papà diceva una cosa, subito il Guzzi lo odi, poi comincia a piacerti, poi ti ci innamori e non ne puoi più fare a meno. Questo era la filosofia del mio papà, no? L'avete tirato su. Che poi vedrai, da una certa parte è vero, perché comunque no, entri nell'ottica dei muri, dopo vedi che comunque cominci a riuscire ad andare bene, dice però, e dopo comunque ti porta a quella guida che poi comunque ti serve anche negli altri moto, perché la scorrevolezza è una cosa che serve con tutte le moto e in tutte le piste. Chi va forte la moto la fa scorrere.